Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare di SRP e di alcuni aggiornamenti che ha fatto ad alcuni suoi prodotti. Per chi non conoscesse, SRP è un'azienda spagnola che già da tempo produce prodotti per il sim racing di altissimo livello. Il suo gioiello per eccellenza, la pedaliera. E aspetto molto importante che voglio sottolineare qui all'inizio è che è l'unica azienda che io oggi conosco che ha aggiornato da sempre quello che è il suo progetto iniziale. Cosa significa? Che chiunque abbia comprato la sua prima pedaliera oggi può aggiornarla a quello che è l'ultimo modello solamente acquistando i vari aggiornamenti, le varie migliorie che David ha fatto nel tempo. Oggi questa rivisitazione di alcune componenti è toccata anche al freno a mano. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, inizierei subito a parlarvi dell'aggiornamento che è stato fatto da SRP al suo freno a mano e in questo caso riguarda la parte di attacco dell'asta sul corpo del freno a mano e questa modifica consente di andare a inclinare l'asta più esternamente o più internamente. Questo va ad aumentare quelle che sono le possibilità di settings in fase di montaggio del freno a mano. Naturalmente siamo abituati a montare freno a mano, cambio sequenziale, cambio DH, tutto sulla destra ed è difficile andare a disporre tutti questi oggetti perché lo spazio che abbiamo nelle postazioni fondamentalmente è quello. La possibilità di andare a variare l'inclinazione aiuta il montaggio. Io infatti in questo caso l'ho utilizzata andando a spostare l'asta nella parte interna. Innanzitutto è proprio più bello andarla ad utilizzare piegata in questa maniera qua, perché soprattutto si va a avvicinare a quello che è il volante e risulta quindi molto veloce lo spostamento della mano dal volante al freno a mano, ma soprattutto, come ho detto, risulta più facile in fase di montaggio andare a distribuire tutte le varie periferiche. Naturalmente rimangono invariate tutte le possibilità di settaggio che aveva questo freno a mano e quindi andare a spostare il pomello in altezza, quindi allungarlo o ad accorciarlo e naturalmente andarla a inclinare anche in questo asse qui, a secondo poi che uno lo voglia montare in questo modo come di solito lo monto io, oppure chi lo vuole montare in questa maniera e spostare quindi l'asta in maniera perpendicolare. Naturalmente il feeling rimane invariato. Chi fosse interessato alla recensione completa la troverà qui all'interno del canale. Per chi non conoscesse i prodotti SRP, hanno tutti la particolarità di un feeling dato da un pistone ad aria e quindi un tipo di feeling davvero particolare e in questo caso come freno a mano uno dei feeling più realistici che io abbia mai provato. Mi fa sempre piacere vedere che David tende ad aggiornare e a cercare di migliorare anche quelli che sono i suoi nuovi prodotti. Ma passerei a quello che è il gioiellino. Io lo chiamo sempre così perché ha proprio un effetto di finitura nei materiali che sembra un gioiello. Anche adesso che l'ho smontata, rimontata, rispostata, nella parte anche del base plate che andate a spostare, ci andate a avvitare forti le viti, ragazzi, non si è rovinata, è sempre nuova. Anche la parte qui davanti dove c'è la scritta, io la utilizzo sempre con le scarpette, non si è mai rovinata, è perfetta. Quindi continuo sempre a fare un plauso a David per la qualità delle lavorazioni e degli oggetti con cui compone questo prodotto. Entriamo nello specifico. Il feeling di questa pedaliera è sempre dato da questo pistone ad aria e ogni volta potrete andare a modificare quello che è la durezza della prima fase andando a spostare la parte del perno di aggancio del pistone sulla parte del pedale. Questo andrà ad inficiare sia sulla durezza di questa prima parte e in realtà va a inficiare anche sulla corsa, entro però certi limiti, motivo per cui SRP ha deciso di creare questo nuovo aggiornamento che consente di andare a modificare millimetricamente quella che è la corsa di questo pedale. Vi mando un piccolo video per farvi vedere la differenza a parità di aggancio sulla parte alta del pedale, di come si comporta
il freno con la corsa più lunga e la corsa più corta. Naturalmente ci sono tutte le fasi intermedie, andate a regolarlo come meglio preferite e dal mio punto di vista avere sempre più possibilità di andarsi a cucire quello che è il freno va ad aumentare quelle che sono le vostre prestazioni in pista. E quindi con questa aggiunta, dal mio punto di vista, il genere di regolazione dovrebbe funzionare così: andatevi a spostare la parte alta per andare a decidere quanto vorrete dura la prima fase di frenata e poi tramite questo bullone andate millimetricamente a scegliere il punto in cui il freno si andrà a bloccare e potrete andare a gestire la frenata con la memoria muscolare. Naturalmente ho anche aggiornato il software all'ultimissima versione, non ci sono particolari differenze da quelle che avevo riscontrato nella recensione, vi invito sempre ad andarla a vedere, anche di questa pedaliera la trovate all'interno del canale, con già l'aggiornamento al software versione 3, adesso c'è qualche versione più avanti. Naturalmente ogni volta che andate a fare modifiche su quella che è la corsa finale vi consiglio di andare a rifare una calibrazione di quella che sarà la forza massima. E dal mio punto di vista con questo add-ons si va a chiudere il cerchio per andare a completare tutte le possibili modifiche anche a livello di feeling che ha questa pedaliera, e quindi con molta semplicità potrete andare a utilizzare questa pedaliera come fosse un'auto GT con una corsa un pochino più lunga fino ad avere una corsa molto breve come per esempio un'auto da formula. Trovo personalmente impossibile che uno non riesca a tarare questo freno come meglio crede. Naturalmente sottolineo sempre che il segnale che utilizza questa pedaliera è tantissimo. Sottolineo sempre che il segnale è gestito in maniera perfetta, un segnale sempre molto pulito. Vi consente anche con il freno alla massima pressione di andare a gestire la frenata anche di un 1% per volta. Aspetto dal mio punto di vista da non sottovalutare su prodotti di questa fascia. Naturalmente ringrazio sempre David per credere nel mio canale e lo ringrazio sempre per andare ad aggiornare in maniera certosina quelli che sono i suoi prodotti. Naturalmente fatemi sapere nei commenti chi già possiede questa pedaliera e magari già pensava di portarsi avanti con l'aggiornamento. Naturalmente anche chi non conosce il prodotto, vi ricordo, andatevi a cercare la recensione completa per conoscerlo a fondo. E siamo arrivati quindi alla fine, vi ringrazio sempre perché tutto questo è possibile sempre e grazie a voi. Ci vediamo alla prossima, ciao!